Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare proprio un video profondissimo perché sento che l'anima del mondo ha bisogno di dirci qualcosa. L'anima del mondo è la grande madre, l'anima da cui tutte noi anime discendiamo e per la quale facciamo esperienza. La nostra anima e l'anima del mondo sono due realtà distinte ma non separate. E il Logos, Dio, il Creatore, se vogliamo chiamarlo Dio, se vogliamo chiamarlo Creatore, identificandolo però nella moltitudine che ci incarnano. Allora l'anima del mondo sta gridando in questo momento e io mi faccio canale, come sempre, portavoce di un messaggio di consapevolezza su questo. Ecco, oggi lascerò che i tarocchi parlino per risvegliare, per scuotere, per ispirare. Il mondo ha bisogno di verità, di visione, di amore. Il mondo ha bisogno di noi. E allora, prima di iniziare questa lettura evocativa e trasformativa, io invoco il mio sposo celeste che si fa tramite dell'anima del mondo. Invoco la saggezza degli archetipi dei tarocchi, che le carte parlino con verità, che ogni parola sia al servizio della coscienza collettiva, che il cuore di chi ascolta si apra e che la visione attraversi tutti noi. Eka, Eka, Eka. Wow, ok. Adesso iniziamo con la nostra stesura. Prenderò questi tarocchi qui e andiamo a vedere collettivamente dove siamo ora. Anima del mondo, dove siamo ora. L'anima mundi, come la chiamava Jim Stillman, padre della psicologia archetipica del Novecento. Dove siamo ora collettivamente? Dove siamo ora? Questa carta ci mostrerà dove siamo ora, come collettività, qual è l'energia dominante nel mondo, dove stiamo camminando, anche forse senza accorgercene. Ok. Poi andiamo a vedere cosa ci sta chiamando. Questa carta ci parla del richiamo, cosa sta bussando alla porta del nostro cuore collettivo, cosa vuole nascere, evolvere, risvegliarsi in noi. Adesso andiamo a vedere qual è l'ombra da integrare. Vediamo l'ombra, ciò che l'umanità tende a evitare, a negare, ma che chiede ascolto. Qual è, dunque, la nostra ferita collettiva e cosa ci insegna? E adesso andiamo a vedere il dono da incarnare. Cosa possiamo incarnare nel concreto?
Qual è il talento collettivo che ci viene chiesto di vivere adesso? Cosa ci può salvare e trasformare? Ok. Allora, prepariamoci, un bel respiro profondo. E partiamo. Dove siamo ora collettivamente? Il giudizio. Il giudizio rappresenta un risveglio dell'umanità. Il giudizio rappresenta la grande chiamata, il grande risveglio, la resurrezione dei morti, ciò che era in sospeso, ciò che era covato per vite intere. È il risveglio collettivo. È il momento in cui l'umanità ascolta la chiamata interiore e l'umanità è pronta a rinascere dalle ceneri del passato. Il giudizio in questo caso, in questa posizione, simboleggia la fenice che risorge, ed è un invito a lasciare andare vecchie identità e ad abbracciare una nuova consapevolezza. Questa carta, come Dove siamo ora, indica un periodo di riflessione globale, dove le persone sono spinte a valutare le proprie azioni e a cercare un significato più profondo nella vita. È un momento di epico, mai nella storia, lo sappiamo bene in questo Kali Yuga. Ecco perché c'è molto dolore, perché ci si confronta profondamente con i drammi dell'umanità, di cui ognuno di noi è espressione dell'umanità, e anche delle profonde atrocità. E quindi è proprio il giudizio, il giorno del giudizio. Stiamo vivendo il giorno del giudizio, il giorno che è atemporale. Un risveglio collettivo di portata inimmaginabile. E io vedo, lo sento, questo è proprio... Il giudizio rappresenta anche l'acquario, no? L'acquario come archetipo cos'è? L'acquario come archetipo è la visione futuristica, la visione il futuro antico, ritornare ai valori dell'origine per portare il vero progresso. Ed è questo il processo che sta compiendo l'umanità affinché si possa adempiere questo scopo. Wow! Cos'è che ci sta chiamando? Vediamo. Il cavallo di bastoni. Il cavallo di bastoni è un impeto. Cosa ci sta chiamando è un impeto, è un fuoco creativo che guida con passione. Ci sentiamo, cosa ci sta guidando? Un impulso, come direbbe il grande Sri Aurobindo, l'impulso risvegliato, no? Che non è l'impulso dei chakra più bassi, è l'impulso dei chakra più alti, con questa consapevolezza. L'istinto risvegliato è quella cosa che ti fa dire, quella cosa faccio, ma non la pensi, la faccio, perché lo sono. È un fuoco creativo, colui che trasforma l'energia in azione consapevole, no? E questo profondo istinto guida la comunità verso nuovi orizzonti. In questa carta, in questa posizione, ci invita a essere audaci, il coraggio, no? A essere audaci, a guidare con ispirazione gli altri attraverso l'esempio del coraggio, l'istinto risvegliato, guidare con l'esempio dell'istinto risvegliato, impulso risvegliato, istinto risvegliato, a guidare con coraggio. Questo ci sta chiamando a fare. Non so dove sto andando, ma lo sento, lo faccio perché lo sento, non ne posso fare a meno, come respirare. Ci picchia.
questo cavallo di bastoni va verso proprio questo giudizio che mi dice: io so profondamente che cosa va fatto, anche se non lo capisco. Ecco, il vero istinto risvegliato è proprio quello, il vero istinto risvegliato. Non lo capisco con la mente, perché la mente ha fatto tanti danni. Il sistema patricentrico, il giusto, sbagliato, meglio, peggio, la dualità, il giudizio stesso. Non uso quello, uso l'istinto. Boom. Wow. Qual è l'ombra da integrare in tutto questo? Il 4 di bastoni. L'ombra da integrare, il 4 di bastoni celebra l'armonia e la stabilità. Quindi l'ombra risiede nella paura di perdere questa stabilità, nel timore del cambiamento. Anche se è una situazione disastrosa, però è conosciuta. Quindi il conosciuto, seppur una schifezza, è meglio perché lo conosco. Ok? Sopravvivo nel conosciuto. L'ego ha paura di morire, la mente ha paura di morire, quindi è meglio il conosciuto seppur non mi piace. Ecco perché istinto. L'umanità si sta svegliando. Guardate com'è forte. È istintiva, è istintiva. La mente non regge, è istintiva. Quindi pur se perdo quella stabilità, io ho il coraggio di perderla perché ritrovo qualcosa di più grande, che è quella finta stabilità. Quindi il coraggio nell'affrontare il timore del cambiamento. Questa carta in questa posizione simboleggia il bisogno di riconoscere e integrare le paure legate alla sicurezza e all'appartenenza per poter evolvere. Quindi paure legate alla sicurezza e all'appartenenza. Questa carta suggerisce di affrontare le resistenze al cambiamento, di uscire dalla zona di comfort per abbracciare nuove opportunità di espansione. Ricordate quando vi dico sempre dovete perdere l'identità, nome, cognome, perché è un involucro, è il nostro più grande limite. Dovete perdere il controllo, risvegliare l'istinto risvegliato, perdere il controllo, perdere quella sensazione di ho tutto sotto controllo. No, la vita è magia, come diceva qualcuno di grande che non ero io, siamo sempre sull'orlo di un abisso, non sappiamo cosa succede da un momento all'altro. La vita è impermanenza. Qualcun altro di grande che non ero io diceva sempre non ci si può bagnare 2 volte nello stesso fiume. Tutto in permanenza. Cambia continuamente, l'attimo dopo è già passato, non è più lo stesso. Quindi in questa posizione ti dice di affrontare le resistenze al cambiamento, di uscire dalla zona di comfort per abbracciare le nuove opportunità di espansione. E quanto è difficile fare questa cosa? Stiamo qua apposta, abbiamo tutti gli strumenti, voglio dire, abbiamo lo sciamanesimo in mano, cioè che non è roba da poco. Gli sciamani erano coloro che hanno saltato tutto, ci hanno rivoluzionato tutto, quindi non è roba da poco, cioè ce la facciamo, cioè abbiamo tutti gli strumenti. Ecco, risvegliare Kundalini, primo, secondo e terzo chakra, vi ricordate, con il mudra e la Kundalini, così come vi ho detto nel video, Kundalini risveglia l'energia sessuale. Questo te lo permette. Ma questa energia sessuale è già risvegliata, È già risvegliata, cavallo di bastoni. Qual è il problema? Che è la conoscenza di che cos'è questa energia e come va indirizzata che rende l'esperienza ottimale. Perché l'esperienza senza la conoscenza è vuota. Quindi è come se mi dicessero queste carte abbiamo tutto a disposizione già. Tutto. Ok.
qual è il dono da integrare? Il dono. Il mondo. Inizia col giudizio, finisce con il mondo, guarda caso. Il mondo rappresenta la realizzazione e la danza, no? La danza armoniosa dell'individuo con l'universo, dell'individuo, della persona con il divino. Questa perdita con l'invisibile di cui ci facciamo carico in questo momento storico dell'umanità, Kali Yuga, quando per oscurità si intende proprio il distanziamento dalla parte opposta, no? I valori del visibile, i valori solari, i valori femminili, i valori lunari, la magia, la notte, l'oscurità, l'inconscio completamente messi da parte. Ecco, questa carta indica il completamento, l'unione tra visibile e invisibile. Corpo fisico e corpo di bardo. Il corpo di bardo sono i nostri corpi sottili, che per i buddisti è il morente. Noi siamo viventi e morenti simultaneamente, perché abbiamo un corpo visibile e un corpo invisibile, chiamato anche corpo di bardo. Ed è citato anche nel libro tibetano dei morti, il grande bardo Tosgrol, il libro di una saggezza straordinaria, il libro che ti insegna a vivere attraverso l'arte del morire, perché viventi e morenti siamo simultaneamente, avendo corpo visibile e invisibile. Tutto ciò che per la mente è invisibile è morte. Quindi l'anima è morte, il femminile è morte, tutto morte, non esiste niente. Ecco, il dono da incarnare è il perfetto equilibrio tra visibile e invisibile. E tu col coraggio, andando a scontro con quella stabilità fasulla che la mente crede di avere, tu realizzi la stabilità cosmica. E il mondo rappresenta l'integrazione di tutte le esperienze, il raggiungimento della completezza spirituale e la connessione col tutto. Indica proprio il compimento di questo ciclo, il successo ottenuto attraverso l'impegno e la perseveranza. E questa carta simboleggia il momento di celebrare i traguardi raggiunti e di prepararsi a nuovi inizi. È una stesa strapotente, il succo qual è? L'umanità ha paura di perdere il controllo, ma l'anima ti sta chiamando a perderlo, affinché tu possa realizzare la stabilità cosmica. Ecco qua, questo è. Accipicchia. Accipicchia. Questo lo sapevamo già, lo studiamo sempre, ci esce sempre anche nelle nostre letture, no? Voglio dire, il senso qual è? Che noi lavoriamo, studiamo sempre per andare incontro alla conoscenza, alla verità e alla consapevolezza. Quindi il coraggio che noi possiamo sviluppare è proprio il mito di Perseo, il grande eroe del mito greco, che scende negli inferi, cioè nel mondo invisibile, perde la stabilità mentale fasulla illusoria, il castello di sabbia, e conquista la vittoria. E quindi questo istinto risvegliato ci porta alla realizzazione di una grande opera, ed è questo che l'anima del mondo ci voleva comunicare oggi, con profonda fede e fiducia in quello che sta accadendo, perché il giudizio mi parla di cose in sospeso da centinaia e centinaia di vite. Quando dico centinaia e centinaia di vite intendo migliaia di anni. Quindi la Fenice che risorge dalle ceneri di un'ideologia ormai logora, di leggi che non funzionano, i cosiddetti arconti, che sono le norme, le regole, le leggi contro le quali l'anima va per distruggere queste sovrastrutture che hanno come obiettivo il potere e il controllo, quando la libertà da queste strutture
ha come obiettivo il vero potere spirituale. Da vittima a mago. Questa è proprio la transizione da vittima a mago. E l'umanità sta riflettendo a lungo su questo. Anche chi non pensate, anche chi pensate sia impossibile che lo stia pensando, sta valutando le proprie azioni, perché cerca un significato più profondo nella vita. Ecco perché anche i grandi temi spirituali sono così in auge, perché le vecchie strutture sono cadute, le vecchie strutture spirituali sono cadute. E allora è il mistico colui che vince in questo periodo storico, è colui che conduce se stesso per primo. Oh là là, wow! Andiamoci ancora più a fondo, vediamo a che punto è l'umanità con i Sefirion rispetto alle carte che sono uscite. Anima del mondo, indicaci la via. Noi tuoi figli ti chiediamo di indicarci la via. Non a caso, ti pare che non stavamo qua, L'umanità sta nel regno gregorico, è chiaro, no? Era ovvio che uscisse il regno gregorico. Andiamo a vedere a che punto del regno gregorico. Perché parliamo di collettivo, non dei singoli. Il collettivo, la massa non fa la differenza, non l'ha mai fatta storicamente parlando. Sono i singoli coloro i quali si svegliano e creano successivamente opere, no? Anche Gesù stesso, ma Buddha stesso, è il singolo che si sveglia e fa la differenza. Come diceva qualcun altro, che sempre non ero io, e la massa non ha mai fatto la differenza, no? Per l'umanità a volte non c'è più scampo, si pensava, si diceva questo grande, non mi ricordo il nome, mo mi verrà e ve lo dico se mi viene. Per l'umanità non c'è mai speranza, invece per il singolo sì, diceva qualcuno. E poi è il singolo che crea una nuova umanità. Questo è il seguito poi, no, della riflessione. A che punto si trova l'umanità nel regno gregorico? Che è il regno, per chi non lo sapesse, delle paure più profonde del collettivo, che è praticamente il regno della mente patricentrica, no? Razionalista, solo vedo solo se credo, solo se vedo. Vediamo a che punto del regno gregorico. La sottomissione ai poteri forti, che è il potere della mente. L'umanità sta sottomessa e vuole rivendicare il suo spazio vitale, la propria posizione e la tua volontà. Praticamente l'umanità, in senso di massa, di collettivo, ha perso il proprio spazio vitale, l'energia vitale, il respiro, sottomessa alla propria mente razionale, che poi all'esterno si manifesta con i personaggi che abbiamo tuttora, no? Presidenti, eccetera. Ma il problema non sono loro sono lo specchio dell'umanità, lo specchio di noi come umanità. E quindi la sottomissione a dei poteri non reali, perché sono poteri della mente, della Matrix, ecco, per dirlo, la Matrix, la sottomissione alla Matrix, alle paure che ci vengono imposte dalla nostra mente. C'è un nemico dietro l'angolo, allora devo proteggermi, allora non ho il coraggio di agire. Ho paura di perdere la stabilità, anche se fa schifo, scusate il termine. E allora qua stiamo portando coscienza, consapevolezza e risveglio per fare cosa? Per recuperare la nostra vita, spazio vitale, la vita. La tua posizione in qualità di anima, non di sottomesso a un piccolo ego che è un granello di sabbia rispetto all'infinità che l'anima possiede. La tua volontà,
Cioè, l'umanità, come diceva il grande Sri Aurobindo, è ferma al terzo chakra, dove si trova il mago, lo sciamano, la volontà. La volontà. Volere e potere, diceva mia nonna. E che cos'è la magia se non l'arte di operare il cambiamento attraverso la forza di volontà? Allora l'umanità deve svegliarsi alla volontà. L'umanità come te, cioè tu sei espressione, noi tutti siamo espressione dell'anima del mondo che ci sta dicendo in questo momento svegliati. Sei sottomessa, sei sottomesso a un potere non reale e continui a proteggerti, a difenderti dalle credenze, da quello che la tua mente ti dice, da credenze non reali. Smetti di credere nei valori sociali a discapito degli dei naturali dell'anima. C'è molta paura a livello di collettivo, molta paura di fare cosa? Perché il collettivo sta riflettendo, sta trovando il significato più profondo nella vita. Questo è come sta il collettivo per intero. E sa che deve agire, istintivamente gli viene voglia di agire, ma ha paura di perdere quella casetta di paglia che si è costruita, la mente. E però il dono è quello di integrare l'invisibile, quindi facendo questo, rivendicando la tua volontà, rivendicando il tuo potere, rivendicando il tuo spazio vitale, libera di decidere rispetto a quello che istintivamente vuoi, allora tu celebrerai questo successo. La differenza non la fa la massa, la fa il singolo. Ok? Wow! Andiamo a vedere ancora. Vediamo cosa ci dice lo sciamano. Non c'è libertà senza immobilità, quello che è una delle prime regole che ci insegnano a scuola di yoga sciamanico. Non c'è libertà senza immobilità, l'immobilità. Allora, questa per me è una carta bellissima, perché mi ricorda i miei dolori fisici quando cercavo l'immobilità in stati molto meditativi, molto profondi, che superavano la mezz'ora, a gambe incrociate, dolori pazzeschi. Ve l'ho anche raccontato tempo fa. Quando ero con Selene, la mia maestra, diceva: Selene, io non ce la faccio più, sto con le gambe, mi sta bruciando tutto. E lei mi disse: stai lì, ferma. Porca miseria. Allora mi ricordo, era inverno, faceva freddissimo e faceva proprio freddo. Io ero anche vestita con un maglione di lana mentre facevo la pratica meditativa. Ho iniziato a sentire un fuoco che dalle gambe non lo sentivo più. Il fuoco delle gambe che non sentivo si alzava, si alzava, si alzava. Stavamo facendo la meditazione sui chakra. Si alzava, a un certo punto, quando questa energia è iniziato ad andare verso il quinto chakra, ho iniziato a sudare. Sudavo dal dolore. Dice: che vuol dire sudavi dal dolore? No, non te lo so spiegare. Il dolore non lo sentivo più, perché sudavo, freddo. Però ce l'ho fatta ad arrivare al settimo chakra. Quando ha messo fine alla meditazione, io ce l'avevo fatta. Per riprendermi ci ho messo 25 minuti per riprendere le gambe. Le gambe sono iniziate a muoversi normalmente dopo 25 minuti. Perché vi sto raccontando questo? Tutto è un simbolo. Quello che fai sul corpo lo rifletti anche nella vita quotidiana. Noi abbiamo lo yoga sciamanico per fare la pratica, no?
che poi si riflette nella vita. Allora tutti i fastidi che ti arrivano nel corpo sono tutti i pensieri che tu hai durante il giorno. E più tu riesci a stare ferma in posizione, ecco perché è importantissima la meditazione. Ma l'ho capito solo con la pratica, pure se me lo dicevano prima, io non ci credevo, non mi andava. Ci arrivi quando ci devi arrivare, insomma. Perché la via spirituale è una via sentita, devi sentirla solo tu. Non te la può spiegare qualcuno. Perché a un certo punto arriva quell'istinto risvegliato che ti fa sentire le cose. Allora ti stavo dicendo che tutte le cose, il prurito, il dolore che ti viene durante la meditazione, sono i pensieri che hai nella testa. E allora cosa fare per sfidare la mente? Con coraggio? Tu perdi l'equilibrio. Avevo paura di perdere le gambe. Perdi l'equilibrio, quella zona comfort, e sai che per 1, 2, 5, 10 minuti tu sei riuscito a distruggere la mente. Poi ti riacchiappa, ma tu hai finalmente fatto una crepa in quella diga. Magari una piccola crepetta. Ci riprovi le volte successive, magari riesci a stare solo un minuto in più e allora fai un'altra crepa. Non c'è libertà senza immobilità. La mente è una scimmia. Vum, 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 vum. Allora se tu stai dietro la scimmia sei sottomessa, sottomesso. Allora qua c'è una persona che medita nel silenzio, nella meditazione, nella contemplazione. Tu vai incontro a quello che chiede il giudizio, dove siamo ora, il significato più profondo. Allora tu mentre stai nella meditazione o semplicemente respirando, devi stare fermo, ferma, non seguire i pensieri, fermo. Magari fatti anche un mantra, magari non puoi meditare in quel momento, fatti un mantra. Il problema di questa umanità è che corre. Qual è l'antidoto? Ferma. L'esatto opposto. Dove va l'umanità, da una parte, come fa la differenza il singolo? Va dalla parte opposta, esattamente opposta. Allora, mentre facevo la meditazione, mi diceva: le gambe si devono addormentare. Il mio maestro diceva che tutto il corpo si deve addormentare. Caspita, dissi io. E c'è un dolore cane quando c'è dolore cane, però tu sai che sei riuscito a spaccare un pezzetto di quella diga. E magari lo riprovi un'altra volta e riesci a stare lì per una frazione di secondo in più, allora ce l'hai fatta, devi celebrare quel tuo successo, perché in quel successo ti sei legata all'invisibile consapevolmente e hai fermato la sottomissione della mente. Il messaggio è chiaro: immobile rispetto al saltellio della mente da una parte all'altra. E arriverà il successo. Il successo come quell'istinto risvegliato che ti porta a sentire quella connessione profonda che adesso che te lo dico, e magari non l'hai vissuto, ma che ti dico che cosa vuol dire il contatto col divino. Non è una cosa che si può razionalizzare, non lo puoi più spiegare, perché lo sei. Quando lo sei, non lo sai più, perché lo sei. Quando lo sai, ancora non lo sei. È più o meno così. E quindi l'anima del mondo sta gridando: fermati, fermati, fermati. In questo modo vinci. Wow, mamma mia, non avevo dubbi che uscisse una stesa così potente. E ognuno di voi poi, in base al proprio karma, vive in modo distinto, sì, ma non separato, queste dinamiche. Nella vita, nel lavoro, nelle relazioni.
nella propria vita quotidiana, ma questo è dove sta l'umanità. E sei tu, come singolo, che farai e fai la differenza stando fermo, immobile. Immobile. Quando arriva qualcosa lo sai nel corpo, istinto risvegliato. Quando arriva che devi fare qualcosa, fermo, lo sai nel corpo. Quando il corpo ti fa fare una cosa, è quello, è l'istinto risvegliato. Lo sai quando lo fai, non quando lo stai pensando di farlo. Lo sai quando lo fai. Mamma mia. Ok, ragazze mie, ragazzi, io penso che ci abbiamo dato una bella bombona anche questa volta. E nel mio canale, lo sapete, mettiamo, lo dico soprattutto per le nuove ragazze, i nuovi ragazzi, tutti i podcast, tutte le pratiche. Ma con questa carta c'è la meditazione da fare. La meditazione è la pratica, la sequenza fluida di yoga sciamanico, no? Anche quando mi avete detto alcune posizioni non riesco proprio a farle, Fra. E ti rispondo come mi rispose la mia maestra: provaci fino alla fine, provaci sempre, riprovaci, mettitelo come obiettivo. E non importa, lo faccio bene, lo faccio male, perché nello yoga sciamanico non esiste bene e male, proprio perché trascendiamo la dualità. Esiste la tua posizione del coccodrillo, esiste la tua posizione della talpa. Però quando dici non ce la faccio, no, chi è che dice non ce la faccio? Chi dice non ce la faccio è la mente, non è il corpo. È la mente che governa i sensi e ti fa percepire dolore, fastidio. Allora quando tu la fermi e quando tu, inizi a fermarla, perché poi magari non ci riesci, allora ci riprovi e poi magari ci sei riuscita per una frazione di secondo e poi magari non ci sei riuscita, ci riprovi, ci riesci per un secondo, è un grande traguardo, celebrati, festeggiati, perché questo è il cammino. Ok? Sappi che ogni tuo traguardo, che sia una frazione di secondo, che sia un minuto, che siano 10 minuti, tu stai dando alla tua anima il contributo più grande che è venuto a prendere qui. Ma non solo a te. Tu con quella frazione di secondo stai aiutando il pianeta, perché è l'anima del mondo che ci sta parlando oggi. E ogni tuo traguardo, anche di una frazione di secondo, o anche di una cosa che minimamente la tua mente può pensare piccola, è il più grande dono che tu stia facendo. Sentiti grata e anche onorata, ma anche e soprattutto fiera. Ecco, questo vuol dire fiera e fiero. Ok? Wow! Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, ci hanno dato una bella bomba. E ringraziamo l'anima del mondo, ringrazio il mio sposo celeste per essermi fatta canale di questa splendida narrazione. E detto questo concludo qui. A te abbraccio fortissimamente forte, come sai, come sempre. Ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!